Ciao Mauro, è veramente un piacere conoscerti. Ho sentito parlare molto del tuo È un lavoro. piacere per me e ti ringrazio per avermi ospitato nella tua casa. C'è di che. Raccontami della tua esperienza con Ancient Apocalypse, documentario che ho visto con molto interesse e ho anche letto i tuoi libri, perché mi fa piacere che i miei amici del canale Mauro Biglino Official possano ascoltare direttamente dalla tua voce la tua esperienza. La tua straordinaria esperienza. Si dice che sia stata una svolta per me. Il problema della comunicazione di informazioni controverse sul passato è che si vuole rendere il caso il più possibile interessante. E questo va bene per un libro di 800 pagine e 2000 note a piedi pagina, ma in un programma televisivo è più difficile rendere il caso convincente, soprattutto se ti viene vietato di girare in Egitto, come è successo a me. L'Egitto è una parte importante della mia storia. In ogni episodio devi esprimere il tuo punto di vista entro mezz'ora. Tutto deve essere molto veloce, ma il vantaggio, il lato positivo, è che raggiunge un numero enorme di persone, cosa che un libro non farebbe, Diversi milioni. decine di milioni. E questo è ciò che volevo fare, non tanto dire alla gente cosa pensare, perché gli accademici lo fanno già. Gli archeologi lo fanno, dicono questo è ciò che si deve pensare del passato, ma il mio progetto è quello di incoraggiare le persone a porsi domande sul passato, dove ci sono anomalie, dove ci sono cose che non si spiegano, nella storia tradizionale. Gli archeologi si sono lamentati che non sono stato gentile con loro nella serie e che avrei dovuto includere molti di loro, anche se in effetti ho incluso alcuni archeologi, ma il punto è che l'archeologia domina completamente ogni pensiero sul passato. Lo domina fin dall'infanzia. Nel momento in cui un bambino inizia ad andare all'asilo, inizia a imparare qualcosa sul passato. Quello che impara è filtrato dall'archeologia mainstream. L'intero insegnamento della storia, della preistoria nelle scuole e nelle università si basa sulle opinioni degli archeologi. Dico opinioni, non fatti. E si basa sulle opinioni degli archeologi e di certo non mi invitano a partecipare nei programmi sul loro lavoro per fare da contraltare. Quindi la mia opinione era che realizzando questa serie stavo fornendo un contrappeso alla posizione dominante che occupa l'opinione archeologica. È essenziale che venga messa in discussione, perché l'archeologia non è la fisica. C'è una differenza con la fisica, che è una scienza pura. L'archeologia non è scienza pura. E più si va indietro nel passato, più l'archeologia si basa sull'interpretazione di un numero minimo di manufatti. Quindi in realtà con l'archeologia quello che abbiamo è l'opinione di un gruppo di studiosi e pochi fatti. E non credo che il pubblico ne sia pienamente consapevole. Quindi spero con la serie Netflix di rendere il pubblico più consapevole di questa situazione. Il problema è che spesso l'opinione degli archeologi diventa un dogma. Sì, diventa un dogma, è davvero molto strano che sia così. Non dovrebbero esserci dogmi nella scienza. Come ho detto, l'archeologia, la pretesa dell'archeologia di essere scienza è inconsistente. Non credo che l'archeologia possa essere definita una scienza, ma c'è una tendenza anche in altre attività scientifiche che una particolare prospettiva si affermi come il modo in cui le cose sono realmente. Ma la storia della scienza ci chiarisce assolutamente che non esistono idee fisse o definitive, che le idee cambiano continuamente e ciò che ieri era un dogma domani diventa carta straccia. Non viene più ascoltato, quindi non capisco perché gli scienziati non imparino di più da questo. Anche nelle scienze esatte tutto dovrebbe essere provvisorio. Stiamo offrendo idee, stiamo indagando su un problema complicato, ma quello che offriamo non è un dato di fatto, è il punto in cui ci troviamo ora. E questo è ciò che penso dovrebbero fare gli archeologi.
ma spesso non vogliono che si chieda a loro perché hanno già la verità. Molti archeologi hanno chiesto perché la mia serie sia stata autorizzata. Non si sarebbe dovuto dare il permesso di pubblicarla, secondo loro, ma quando si chiede loro di fornire motivi concreti, non sono in grado di farlo, non sono in grado di fornire alcuna ragione sostanziale, se non quella di dire noi siamo gli archeologi, sappiamo tutto. Hancock si sbaglia e questo è un dato di fatto, ma questo non è un modo di discutere, è un segno del problema che abbiamo nella nostra società, dove le persone che si definiscono esperte nel campo e dominano a tal punto da distorcere la realtà. Credo che questo accada anche nella comprensione del nostro passato ed è per questo che sono grato a Netflix per l'opportunità di realizzare questa serie, di presentare idee controverse a un vasto pubblico e di avviare una conversazione globale sul nostro passato. E fondamentale per il passato dell'umanità è la Bibbia che stai traducendo. È un documento fondamentale che svolge un ruolo enorme. È interessante, la Bibbia conferma le tue teorie. Inoltre, la Bibbia è solo uno dei libri scritti nella storia dell'umanità. Il libro di un piccolo popolo che è la famiglia di Giacobbe. In ogni caso, la Bibbia conferma completamente le tue teorie. Perché conferma le mie teorie? La Bibbia parla chiaramente degli Elohim che conoscono tecnologie assolutamente superiori a quelle dell'umanità di quel tempo. È tutto molto chiaro, non c'è È un discussione. documento sul rapporto tra un popolo che aveva una tecnologia avanzata e un popolo che non l'aveva. Un arcivescovo della Chiesa ortodossa diversi anni fa mi ha detto, Mauro, poiché siamo amici, tu sai che io sono d'accordo con te. Ma non lo racconto perché il sistema mi ucciderebbe. Beh, in effetti il sistema uccideva letteralmente le persone. La Chiesa Cattolica Romana. Ho anche ricevuto una pallottola, Oh, davvero, raccontami di più. molti anni fa, Hai ricevuto un un proiettile. proiettile militare, Questa è una minaccia. con una lettera nella quale c'era scritto che se avessi continuato a tenere conferenze, in realtà ho fatto più di 300 conferenze in Italia, Germania, Francia, Svizzera, Portogallo e Croazia. E se avessi continuato avrebbero ucciso me o uno dei miei familiari. E i giorni di Giordano Bruno non sono ancora finiti. Viviamo in altri tempi. Sì, per fortuna è così. Sono relativamente recenti i tempi in cui la Chiesa bruciava le persone in modi estremamente dolorosi e terribili. Trovo che la Chiesa sia molto ipocrita in questo campo. Pensiamo in particolare alla conquista spagnola del Messico. Nel periodo compreso tra il 1519 e il 1521, gli spagnoli, che erano brutali assassini della peggior specie, affermavano di essere inorriditi. Quando assistevano ai sacrifici umani degli Aztechi, gli Aztechi compivano atti di sacrificio umano, ma nessuno di loro era in grado di ricordare che anche bruciare un loro simile sul rogo era un sacrificio umano. Stanno sacrificando a quell'entità, a chi credono sia Dio. Non è diverso. Ma anche Yahweh chiedeva sacrifici umani, anche di bambini. Non lo sapevo, raccontami qualcosa di più. Il libro di Geremia racconta che Yahweh impose questi sacrifici umani anche di bambini. Chiedeva sacrifici umani perché la gente doveva obbedire ai suoi ordini. Mhm.
E naturalmente c'è il caso di Isacco. Yahweh incarica Isacco di sacrificare suo figlio, ma cambia idea all'ultimo momento, un comportamento abbastanza crudele. Era normale e Abramo lo accettò come normale, perché Yahweh voleva testare la fede di Abramo. E quando vide che Abramo era disposto a offrire suo figlio in sacrificio, Yahweh mandò un cosiddetto angelo, in ebraico malach, che significa messaggero. E Yahweh vide che Abramo era pronto a sacrificare suo figlio e dimostrare così la sua fede e obbedienza. Era completamente normale questa disponibilità a eseguire gli ordini di Yahweh. Era normale, assolutamente normale. Yahweh non accettava critiche, assolutamente. Di certo non poteva essere il Dio dell'amore, ma un Dio della guerra. No. He was a god of war. Un guerriero, un umano che usa la guerra. Affascinante. Se la tua interpretazione della Bibbia fosse accettata, distruggerebbe completamente la fede in essa. Non è corretto? Sì, ma ciò che credo importante, dico sempre questo, non voglio dire che Dio non esiste. Io non parlo di Dio, ma dico solo che in quel libro non c'è un Dio spirituale. Ci sono gli Elohim. E la Bibbia è il racconto della storia della relazione di Yahweh, uno di loro, con un popolo, il popolo di Israele, perché per Yahweh Non importava molto degli altri. gli altri non esistevano, perché gli altri non gli interessavano, o se non si volevano sottomettere, gli altri dovevano essere sterminati. La Bibbia è questo libro e nient'altro. È davvero importante avere queste traduzioni corrette in un libro così autorevole. Perciò apprezzo e rispetto il tuo lavoro di correzione di queste testimonianze. Hai un libro in uscita tradotto in inglese. Il titolo è Gli dei della Bibbia. Sì, grazie, gli dei della Bibbia.